Bentornati nel mio canale. In questo video riprendiamo la serie sul data cleaning e scopriremo un altro metodo per poter fare dei controlli sulle variabili qualitative, quindi le variabili di tipo stringa, ed è quello mediante l'utilizzo di espressioni regolari. E in particolar modo vedremo quindi la libreria re e il metodo re.search con un piccolo dataset in cui quindi illustreremo come si può fare un controllo all'interno di una variabile stringa, tenere quindi i valori che corrispondono a un determinato pattern che vogliamo stabilire e restituire quindi valore mancante nel caso in cui questo valore non sia conforme all'idea che noi abbiamo di quella variabile. E quindi poi modificheremo la nostra variabile in variabile float e andremo poi a imputare i valori che a quel punto diventeranno mancanti con il valore della media, facendo anche un piccolo richiamo alle list comprehension. Vediamo innanzitutto però le espressioni regolari cosa sono. Le espressioni regolari sono uno strumento molto potente per appunto le applicazioni relative a variabili di tipo stringa, ma sono anche quello forse tra i più complessi da capire, perché non è sempre intuitivo e ci sono molti dettagli che vanno poi affinati con la pratica. Consiste un'espressione regolare quindi in un insieme di simboli, quindi in una stringa, che identificano un insieme quindi di stringhe. Se poi le stringhe sul quale andiamo ad effettuare questo controllo corrispondano quindi con il pattern che abbiamo specificato, allora avremo un risultato. Alternativamente avremo magari un valore mancante, quindi un non. Esempi di espressioni regolari sono per esempio quelle relative all'indirizzo mail e al numero telefonico. Infatti, come sappiamo, l'indirizzo mail generalmente è composto da un insieme di caratteri seguiti poi da un chiocciola, poi altri caratteri, un punto e alla fine ancora altri 2 o 3 caratteri relativi poi al dominio .com, .it e così via. Quindi andiamo ad importare le nostre librerie che ci serviranno per questo piccolo tutorial, quindi saranno Pandas per la lettura dei dati, NumPy per le operazioni di calcolo e Re, che è appunto la libreria di Python che mi permette di supportare quindi operazioni con delle espressioni regolari. Il metodo research quindi cerca una corrispondenza all'interno di una determinata stringa. Possiamo vedere che infatti i due argomenti principali sono appunto il pattern, cioè la forma che vogliamo attribuire quindi a quella variabile, e la stringa stessa. Qualora ci fosse poi una corrispondenza, avremo un risultato sulla ricerca e se non ci fosse invece abbinamento avremo il valore non. C'è poi anche un terzo parametro che è il flag, che si riferisce poi a degli elementi quindi opzionali che sono diciamo un po' più complessi. Potete vedere poi degli approfondimenti su questi link che vi lascio. Questo è relativo alla documentazione di Python relativa alle regular expressions. Andiamo quindi a vedere anche con il metodo dir quelle che sono i metodi, diciamo, le funzioni che abbiamo all'interno di questa libreria. Oltre a search, appunto, che vedremo in questo video, vanno anche considerate find all e match, che sono molto utili quando andiamo a operare quindi su delle variabili e facciamo dei controlli su delle regular expression. Andiamo adesso a visualizzare il dataset che abbiamo creato e andiamo a leggerlo con il comando pd.read_csv. Abbiamo quindi questo dataset in cui abbiamo un insieme di persone con una serie anche di variabili di tipo anagrafico, quindi indirizzo mail, data di nascita, il paese e quella sul quale ci soffermeremo in questo caso, che è l'altezza, perché come sappiamo l'altezza può essere espressa in diverse unità di misure. In questo caso vogliamo che la maggior parte dei casi abbiamo appunto questo tipo di formattazione che sia espressa in metri, quindi vogliamo attribuirgli questo formato quindi con l'altezza in metri e con 2 valori decimali. Verifichiamo quindi con data.info che è effettivamente una variabile stringa, come potevamo immaginare, perché sono presenti sia dei numeri che delle lettere. Quello che faremo è poi convertirla una volta effettuato questo controllo in variabile di tipo float.
Prima di andare avanti vediamo un piccolo esempio quindi di questo metodo re.search. In questo caso abbiamo txt che è una stringa, quindi la frase oggi è sabato, e con x indichiamo quindi questo oggetto re.search che mi va a cercare se all'interno di questa stringa ci sono degli spazi vuoti. Infatti S mi sta a indicare, poi come possiamo vedere anche dalla nostra documentazione, si riferisce quindi a degli spazi appunto vuoti. E quindi andiamo a fare print x. I due argomenti quindi sono il pattern, ossia la presenza di spazi vuoti all'interno della stringa, e txt che è appunto la stringa stessa. In questo caso quindi re.match mi restituisce quindi il primo oggetto nel quale verifichiamo uno spazio vuoto, che è appunto la posizione, o meglio mi dice la posizione sul quale abbiamo il primo spazio vuoto, che è appunto tra l'indice 4 e l'indice 5. Infatti oggi è una parola di 4 lettere, e infatti è tra l'indice 4 e l'indice 5 che abbiamo il primo spazio vuoto. Adesso creiamo la nostra funzione, ne avremo due. La prima funzione è quella che ci permetterà di effettuare quindi un controllo sulla stringa. Se il formato sarà quello che appunto indichiamo noi, ci convertirà la stringa in variabile float. Alternativamente ci restituirà un valore mancante. Quindi convert_height è il nome della funzione. Abbiamo inserito quindi qui la documentazione tra le 3 virgolette, poi vedremo come possiamo visualizzarla. Found quindi è un oggetto tipo research in cui noi vogliamo quindi questo tipo di pattern. La D mi indica un qualsiasi numero tra 0 e 9, quindi avremo prima un numero seguito da 2 punti, poi altri 2 numeri. Infatti il numero 2 tra le parentesi graffe mi dice appunto il numero di elementi che vogliamo che abbiano quel tipo di formato, quindi di numeri, e infine una lettera M. Height sarà appunto la stringa sul quale andiamo ad effettuare il controllo. Se non ci sarà questo matching, allora la ricerca mi restituirà un none, quindi un valore mancante, e gli mettiamo anche il messaggio che la riga non è nel formato corretto, sarà ignorata. In questo caso con il metodo .format vogliamo quindi stabilire che la frase, all'interno di questa frase, quindi tra parentesi graffe, avremo al posto delle parentesi graffe questo valore height, cioè la stringa stessa, e infine mi restituirà un np none, quindi nel caso in cui non ci sarà abbinamento, il valore di quella stringa sarà un valore mancante. Alternativamente creiamo una variabile value che mi corrisponde alla stringa stessa, dal quale però rimuoviamo l'ultimo carattere, ossia la m, e successivamente il programma mi restituirà quindi value espresso in formato float. La seconda funzione invece mi consentirà poi di andare a rimpiazzare i valori mancanti che avremo alla fine di questa, dopo aver eseguito appunto questa funzione, con il valore medio della variabile. Quindi se il valore all'interno della stringa sarà mancante, allora mettiamo questo messaggio, imputiamo per la media, aggiungendo appunto replacement, che sarebbe il secondo argomento della funzione, ossia gli andremo a imputare il valore che indichiamo noi, che sarà appunto la media della variabile, e quindi mi restituirà il valore replacement, e infine mi restituirà appunto il valore di height. Andiamo quindi a creare, anzi a convertire la nostra variabile utilizzando la prima funzione. Quindi utilizzeremo convert_height sulla colonna height del nostro dataset per ogni elemento t nella variabile, quindi nella colonna height. Devo prima eseguire le due funzioni e poi possiamo eseguire. Come possiamo vedere, la nostra funzione ci restituisce un messaggio di errore. Infatti l'altezza in centimetri non è nel formato corretto, sarà ignorata, infatti abbiamo appunto un valore none. Come possiamo vedere con data.info abbiamo anche convertito la nostra variabile in variabile float. A questo punto, prima di procedere con l'imputazione, vogliamo anche aggiungere un piccolo dettaglio. Poiché abbiamo un'altezza superiore a 3 metri,
che sembra piuttosto inverosimile, utilizzeremo quindi una list comprehension per fare un controllo per quindi restituirci un valore mancante nel caso in cui l'altezza fosse superiore a 3 metri. Quindi, come possiamo vedere, su data height andiamo ad applicare quindi questa list comprehension, quindi se t è minore di 3 avremo il valore appunto di t, se invece t è maggiore di 3 avremo appunto un altro valore mancante. A questo punto abbiamo quindi anche il nostro valore mancante sulla nostra quinta riga. A questo punto dobbiamo calcolarci il valore della media della variabile, quindi min height uguale a data height.min, e applichiamo quindi la seconda funzione in cui, come avevamo visto, i due argomenti erano appunto height e replacement, ossia l'oggetto che andiamo a utilizzare per l'imputazione, che sarà appunto la media dell'altezza. Quindi fill height, t e min height sono i due argomenti, quindi andiamo ad imputare il valore della media sulla variabile height e andiamo a visualizzare. Come possiamo vedere abbiamo quindi due imputazioni, abbiamo quindi la media che è 1,52 e abbiamo sostituito al posto dei due valori mancanti appunto i due valori relativi all'altezza media tra le persone che compongono il dataset. Infine possiamo vedere quindi questo strumento, se non ci ricordiamo quando andiamo a creare una funzione che cosa fa questa determinata funzione, con questo metodo .doc con i due underscore prima e dopo ci restituisce il messaggio quindi della documentazione, ossia questa funzione effettua un controllo sulla stringa e ci dice un po' quello che era la descrizione della nostra funzione. Analogamente la stessa cosa anche con la seconda funzione. Come possiamo vedere, questa funzione mi rimpiazza i valori mancanti con il valore medio della variabile. E infine un altro piccolo dettaglio, possiamo fare Shift Tab e anche in questo modo mi dirà il nome della funzione con i suoi argomenti e la stringa della documentazione. Possiamo quindi visualizzare, appunto se scrivo il nome della funzione mi dirà appunto in generale che cosa è questa funzione con i suoi due argomenti. Quindi per maggiori dubbi, se non ricordiamo quando abbiamo creato tante funzioni l'obiettivo per il quale avevamo creato quella funzione, un metodo molto pratico per rinfrescarci la memoria è quindi quello di avvalersi di questi strumenti. Spero che questo video sia stato utile, che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Ovviamente sono delle operazioni che vanno approfondite e affinate poi con la pratica, ma una volta che ci si acquisisce dimestichezza torneranno veramente molto utili quando poi andrete a elaborare dei dati su variabili di tipo stringa. Se vi piace questo video potete mettere un like e ci vediamo poi al prossimo video.